Com'è la vita di una figlia con madre narcisista? Quando la bambina nasce manifesta i suoi bisogni e questi vengono più o meno accolti e assecondati, dando un senso di appagamento alla madre narcisista, perché questa è soddisfatta dal fatto che qualcuno, un neonato in questo caso, sia completamente dipendente da lei e siano un tutt'uno, non già due enti separati. Questo fino a che la bambina non ha 3 o 4 anni. A questo punto si manifestano i primi segni di disagio di questa madre che sente distaccarsi un poco da sé quello che considera un suo prolungamento. La cosa non è che destinata a peggiorare. Ora qui ci sono almeno 2 strade e prendiamo le più semplici, anche se poi ci sono molte sfaccettature. Le 2 possibilità sono che quella bambina diventi dipendente oppure ribelle. La bambina dipendente sarà una bambina tranquilla, quasi apatica, socievole ma con poco trasporto verso gli altri e sempre disposta a fare quello che dice la sua mamma. La bambina ribelle avrà invece tutt'altro destino, vediamo quale. Queste figlie sanno che la madre ha gravi problemi ma non riescono a verbalizzarlo perché non conoscono, naturalmente, il linguaggio delle emozioni e della psicologia ancora meno. A 6 anni iniziano ad essere picchiate ogni volta che si discostano dal modello che la madre aveva in mente. Capiscono che non sia giusto ricevere quel dolore, ma pensano che sia normale così, perché a volte anche le loro amiche prendono qualche sberla. Pur desiderando tutt'altro, la bambina ribelle cerca di sopravvivere adeguandosi, per quanto possibile, ai desideri e alla volontà della madre, proprio come se fosse un dio da venerare. La madre narcisista si pone infatti come un dio. Deciderà i gusti che deve avere la figlia, i colori e i vestiti che deve indossare, come deve portare i capelli, e poco importa se risulti ridicola agli occhi degli altri bambini. Il tutto le provocherà una risata sguaiata. Deciderà anche i sentimenti che deve provare la figlia e il modo in cui debba manifestarli. Se così non avviene, la madre narcisista si arrabbierà parecchio, reagendo solitamente con scariche di rabbia, insulti e botte sulla malcapitata, lasciandola incredula e gravemente addolorata davanti a tutta quella violenza non meritata. Dopodiché non ci sarà nessuna spiegazione. Niente aiuterà la bambina a capire cosa sia successo in pochi secondi. Dovrà consolarsi da sola, calmarsi da sola, spiegarsi l'episodio sempre da sola. Spesso si darà la colpa, ma se avrà la fortuna di mantenere vivo un minimo di impulso ribelle, proverà un po' di rabbia verso la madre e capirà almeno un po' quanto sia stato ingiusto ricevere quelle botte e quelle parole orridamente offensive. E così tirerà avanti, crescendo ma con la paura di crescere, cercando di non dare a vedere il grande dolore che si porta dentro, con la volontà di diventare più matura di quella bambina perennemente arrabbiata che è sua madre. Gli sporadici slanci euforici della madre renderanno felice anche la bambina, ma questa sa che tutto durerà poco, lasciando il posto a repentine crisi di rabbia. Giungerà l'adolescenza e la figlia si imbatterà nei suoi desideri, nelle sue passioni, alla ricerca della sua personalità, il tutto senza una guida, nell'incuria, nella trascuratezza totali, e in più sentendosi perennemente sbagliata, incolpata di tutto e derisa nel suo cammino verso la maturità, con una madre che la vorrebbe sempre bambina e dipendente. Si creerà una grande confusione nel suo pensiero, smorzato dai sensi di colpa tra la voglia di spiccare il volo e la spessa corda che sua madre le ha attaccato al piede per tenerla sempre lì, a casa, a fare da fogna alle sue emozioni orrende. Finita la scuola, o raggiunta la maggiore età, la figlia dovrebbe fuggire il più lontano possibile per riscattarsi, liberarsi e riprendere se stessa, curarsi le gravi e invisibili ferite che nessuno mai le riconoscerà, se non psicologi esperti in disturbo narcisistico. Ne avrà la forza questa figlia? Spesso si imbatterà in storie sbagliate, alla ricerca di un po' di amore mai ricevuto, e non essendo mai stata abbracciata, il primo che l'abbraccerà le sembrerà un angelo, anche se potrebbe essere un demone.